Aggiornamento di calciomercato Inter, ci sono tante notizie da commentare a partire da una bomba di mercato lanciata addirittura dall'Africa, dove il portale Africa Foot ha parlato di Yuma Ba, un difensore che sarebbe addirittura in arrivo all'Inter già nei prossimi giorni, l'Inter che sarebbe pronta a chiudere l'affare già nel giro dei prossimi giorni. Nel club di Passione Inter mi avete chiesto un approfondimento su questo calciatore e ho fatto le mie verifiche anche su questa notizia, quindi ne parliamo all'interno di questo nuovo contenuto in cui dobbiamo parlare anche di una notizia forte che arriva dall'Inghilterra, dei nomi a parametro zero, la clamorosa offerta rifiutata da Barella e non soltanto. Lo facciamo quindi in questo nuovo episodio di oggi. Allora ben ritrovati amiche e amici passione interisti, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrizione al canale, clic sul tasto iscriviti e attenzione perché c'è anche una grande novità qui su Passione Inter. Abbiamo ascoltato le richieste dei nostri tifosi, delle nostre tifose che ci seguono ogni giorno sui nostri canali e siamo entusiasti allora di poter annunciare che diventare soci di passioneinter.club da oggi è ancora più semplice, ancora più flessibile perché abbiamo introdotto la novità degli abbonamenti mensili. Quindi da oggi c'è la possibilità per tutti di valutare i benefici e i vantaggi del far parte del nostro club con un abbonamento anche mensile. Quindi scegli il piano più adatto a te e inizia subito a far parte allora della nostra grande community esclusiva. Parlando di mercato adesso, entrando nel vivo del nostro contenuto, chi è innanzitutto Yuma Ba? Questo difensore, come detto, classe 2006, giovanissimo, va per i 19 anni, di proprietà del Real Valladolid in Spagna, originario della Sierra Leone, alto 1,95 m, ne ho parlato con l'entourage, addirittura mi hanno detto 1,97 in realtà, quindi anche quasi 2 metri sostanzialmente di altezza. Difensore centrale come ruolo può fare il terzo di destra in questo momento, soprattutto lavorandoci può fare anche il centrale eventualmente di una difesa a 3. Qualcuno lo ha paragonato per caratteristiche a Koulibaly come tipologia di giocatore, l'ex Napoli. L'agente del giocatore lo paragona di più a Diomandé invece dello Sporting, uno dei difensori, chiamiamoli emergenti, tra virgolette, uno di quelli pronti a diventare veramente top. Diomandé sicuramente molto molto interessante. E Ba è un giocatore dominante sul gioco aereo, questa secondo me è la prima caratteristica che balza all'occhio, vista anche la sua altezza. Ha delle statistiche sui duelli aerei veramente da top europeo, è veramente nei migliori in assoluto, nei top campionati. È abbastanza pulito anche negli interventi difensivi, abbastanza disciplinato anche dal punto di vista difensivo e c'è poi una particolarità, è un giocatore che nasce centrocampista, quindi è abituato a trattare anche il pallone, chiaramente lavorando nella zona del centrocampo, anche se devo dire che a livello statistico in queste sue prime esperienze con il Valladolid non ha dei dati clamorosi dal punto di vista dei passaggi, dei tocchi del pallone, eccetera. Questo però secondo me anche e soprattutto perché è chiaramente condizionato dal gioco del Valladolid, della squadra in cui gioca, che è una squadra non di grandissimo possesso, non è una grande squadra di costruzione pulita, sono penultimi in liga per possesso palla, per darvi un riferimento. E poi ha giocato 10 partite sostanzialmente in Liga, quindi è ancora un campione di dati piuttosto ristretto, piuttosto poco significativo ancora su questo tipo di statistiche. La notizia però, come detto, la prendiamo da Africa Foot, dove sostanzialmente viene detto che ci sono anche il Manchester City, ci sono dei club importanti, ma l'Inter, come detto, sarebbe in chiusura addirittura nei prossimi giorni e un membro dell'entourage del giocatore ha detto che l'Inter è la squadra che ha mostrato più interesse, sta avanzando rapidamente, è pronta a pagare i 15 milioni di euro richiesti perché è convinta che il suo valore possa moltiplicarsi in breve tempo. Quindi al momento l'Inter sembra la destinazione più probabile, ha detto l'entourage del giocatore. E facendo le nostre verifiche, bisogna sempre stare attenti, su questo tipo di profili, quando poi ci sono agenti e intermediari di mezzo che mettono in giro queste notizie per attirare il mercato. Da quello che ho capito io intanto non so perché si parli di 15 milioni di euro, quando in realtà io ho saputo che dovrebbe esserci una clausola tra i 6 e i 7 milioni, quindi, più alla portata sicuramente anche come investimento e un giocatore che
potrebbe valorizzarsi, se lo paghi 15 milioni è già un investimento importante, 6, 7 è già un discorso diverso. Si sono mosse delle società, anche di Premier e anche di Francia, medio-alto livello comunque, quindi sembra un giocatore che interessi una fascia di club importanti, e l'Inter in qualche modo si è dimostrata comunque interessante. Sul mercato, devo dire è normale che le società siano sempre attive, tanti nomi vengono accostati, ma tanti nomi vengono sicuramente seguiti per valutare eventuali opportunità e quindi qualcosa effettivamente c'è stato a livello anche di giocatore proposto e se n'è parlato. Non mi risulta un'operazione in chiusura, come invece viene scritto, francamente la vedo anche difficile perché sarebbe un altro colpo alla Palacios sostanzialmente, un giocatore che, ha anche meno esperienza di Palacios addirittura, e che giocherebbe tra l'altro in un ruolo in cui oggi l'Inter ha Bissac e Pavard, che tra l'altro è tornato ad allenarsi con il gruppo. Quindi, o c'è un'idea di spostare uno tra Bissac e Pavard all'occorrenza al centro, visti i problemi di De Vrij, e soprattutto di Acerbi, e quindi uno dei 2 potrebbe andare al centro, ma io francamente dubito che un giocatore che ha 10 presenze in Liga possa impattare subito all'Inter. Più che altro potrebbe essere un'idea a questo punto più per l'estate, eventualmente. Un'idea magari di provare ad anticipare il colpo se davvero ci si vuole puntare, non tanto però come impatto immediato nell'Inter a gennaio. Anche perché ho visto poi anche il giornalista Fabrizio Biasini, che è sempre piuttosto informato sull'Inter, che, ha parlato di varie notizie di mercato e ha detto che, da quello che ha capito, a gennaio l'Inter non sta lavorando direttamente su un colpo per la difesa, ma più per giugno. Però, vediamo, perché qualcosa l'Inter sicuramente si sta valutando in questo momento. Nel frattempo, altre notizie, come dicevamo, così facciamo un bel punto complessivo su tutto il mercato. Mi avete scritto una valanga di commenti sotto all'ultimo episodio, quindi ne approfitto per fare un bel punto alla situazione. Dall'Inghilterra, diciamo, una notizia forte perché il The Sun ha sparato all'improvviso un'ipotesi Zinchenko per l'Inter. Classe 96, va per i 29 anni, Zinchenko è un laterale mancino dell'Arsenal e con tutto il rispetto, quando una notizia arriva dal Sun la prendiamo sempre molto con le pinze perché, diciamo, tendenzialmente è una fonte poco attendibile, ecco, quindi va sempre preso con le pinze. Per mia sorpresa però stamattina facendo un po' di verifiche, non mi hanno detto che c'è una trattativa, assolutamente no, ma mi hanno detto: "Occhio perché è un profilo credibile in realtà, come profilo da tener d'occhio per l'Inter, non per ora, ma più per giugno, evidentemente". Come si incastra, questa cosa, questa ipotesi Zinchenko con l'Inter? Con l'idea a questo punto che Carlos Augusto possa diventare sempre di più un vice Bastoni e allora, a quel punto un esterno forte serve, visto che su Buchanan soprattutto mi sa che siamo vicini alla bocciatura e tra poco ci torniamo. Zinchenko sta giocando pochissimo all'Arsenal in questa stagione, è in scadenza di contratto nel 2026, quindi a giugno sarebbe dentro l'ultimo anno di contratto, per cui con la possibilità di strappare anche un prezzo di favore. Non ha una valutazione altissima di mercato, il problema è più che altro l'ingaggio, ma lì bisogna lavorare col giocatore che se vuole davvero rilanciarsi e accettare l'Inter, deve accettare anche un ingaggio inferiore sicuramente, non può pensare di guadagnare più di Di Marco che rimane il titolare su quella fascia. Dal punto di vista tecnico però è un laterale mancino di buona gamba, soprattutto però è un giocatore, ragazzi, che è passato dal Manchester City, dall'Arsenal che lo aveva pagato 35 milioni di euro addirittura qualche stagione fa, quindi come qualità e dal punto di vista tattico si aggiungerebbe alla perfezione nell'Inter. Il passaggio Manchester City, Arsenal, Inter come tecnica tattica mi sembra abbastanza naturale. Poi giocatori che di una certa esperienza ormai perché ha 29 anni quasi, ma soprattutto un giocatore di passo che fa bene in Premier League in Serie A può fare assolutamente la differenza. Per cui vediamo e teniamolo d'occhio. Dicevo di Buchanan però, ne abbiamo parlato anche sul nostro sito passioneinter.com, una notizia che arriva dal Canada. In Canada hanno scritto che c'è stato un vertice di mercato con l'Inter in cui l'Inter avrebbe aperto alla possibilità di cedere Buchanan in prestito dopo aver ricevuto diverse proposte dall'Inghilterra e anche dalla Spagna, se non ricordo male. Quindi l'Inter ha ricevuto delle proposte e non ha chiuso alla possibilità di far partire eventualmente Buchanan. Tutto passa, come spesso capita, nelle mani del giocatore che deve prendere una decisione. Il giocatore vorrebbe rimanere, da quello che viene scritto in Canada, ma appunto teniamo d'occhio questa ipotesi. È
chiaro che tra l'infortunio e tutto, non so voi, ma la sensazione è che, appunto si avvicini un po' alla bocciatura per Buchanan che, lo trovo difficile, ecco, vederlo partire adesso. Da qui a fine stagione si gioca le sue chance e sono curioso di vedere se Inzaghi gli darà più fiducia. Per adesso ancora pochina dopo il rientro dall'infortunio. Ehm, un discorso che potrebbe essere simile su Palacios che invece è al centro di tantissime voci in queste ore su un possibile addio in prestito. Al momento io non ho grosse conferme, ma è un altro giocatore da tenere d'occhio. Nel frattempo la Gazzetta dello Sport ha sparato 2 nomi a parametro zero per l'Inter piuttosto pesanti. Subito dopo la finale di Supercoppa italiana hanno parlato addirittura di Kimmich del Bayern Monaco in scadenza di contratto e Anghissà, del Napoli. Sul primo, sul tedesco, francamente dubito fortemente sia possibile. Diciamo che in epoca di decreto crescita ci avrei potuto credere un po' di più come possibile colpo. Fosse partito Cialanoglu soprattutto sarebbe stata un'opzione interessante. Ad oggi ci credo poco, a meno che appunto non si stia valutando davvero una cessione di Ciala. Comunque sempre a tener d'occhio per il termine della stagione, ma Kimmich ha delle possibilità di ingaggio piuttosto importanti anche fuori dal Bayern Monaco. Anghissà invece ho scoperto parlando con dei colleghi che seguono il Napoli, non lo sapevo, ma Anghissà ha una clausola nel contratto che permette al Napoli di rinnovargli il contratto in automatico. Quindi, se il Napoli non vuole perdere a parametro zero, gli rinnova il contratto fino al 2026 e poi nel 2026 può farlo ancora una volta, fino al 2027. Tra l'altro Anghissà, mi hanno detto che era stato proposto all'Inter prima del Napoli anche e non ha mai scaldato tantissimo. Attenzione invece ad altre 2 notizie, una su Pio Esposito, classe 2005, che sta facendo benissimo con lo Spezia in prestito. Magari nei prossimi giorni ne riparleremo anche in un contenuto dedicato. Il quotidiano Il Giorno ha raccontato in queste ore che l'Inter starebbe seriamente pensando di aggregare Pio Esposito alla prima squadra per il mondiale per club, che si giocherà tra giugno e luglio, e durante il mondiale per club quindi potrebbe far parte della spedizione interista che sarà allargata come numero probabilmente, e poi lì verrà valutato per decidere anche che cosa farne del suo futuro. Sarei sinceramente molto contento, oltre che molto curioso, perché penso che stare a contatto con la prima squadra lo possa aiutare molto. È un giocatore vivaio Inter, è un potenziale talento molto importante, ripeto classe 2005, quindi sarei ben felice di vederlo, così come sono ben felice di leggere questa notizia che oggi riporta la Gazzetta, che ha parlato che durante il viaggio in Arabia Saudita dell'Inter per la Supercoppa italiana c'è stato un tentativo da parte dell'Al Hilal, l'ex squadra di Neymar, la squadra di Milinkovic Savic e non solo, nei confronti di Nicolò Barella, e addirittura un tentativo da 18 milioni di euro all'anno, molto pesante in termini di ingaggio, che Barella avrebbe subito respinto al mittente, e quindi un'offerta, ragazzi, il triplo di quello che percepisce attualmente all'Inter, quindi molto significativa. Barella non solo ha respinto l'offerta, ma l'ha respinta dicendo che non è solo una questione di soldi, di questione di non vuole andare in Arabia Saudita, non vuole proprio lasciare l'Inter, quindi vuole continuare a lavorare per l'Inter, come sta facendo. Tra l'altro su Barella è stato uno dei giocatori più attivi nel post partita della Supercoppa per diciamo riaccendere l'entusiasmo dello spogliatoio Inter dopo la sconfitta, per cui anche qua ho visto addirittura delle polemiche, soprattutto vabbè, Tutto Sport, ragazzi, incommentabile, che ha fatto un articolo per parlare del nervosismo di Barella in finale di Supercoppa. Barella è questo, ragazzi, ci tiene da morire, le sue sbracciate potranno dare fastidio, ma sono il sintomo di un giocatore che ci tiene tantissimo, che è stato il primo insieme a Lautaro Martinez nel post partita ad accendersi per l'Inter. Quindi queste cose poi fanno veramente la differenza nel carattere, nello spogliatoio e non soltanto. Quindi attenzione anche a questo. Fatemi sapere voi che ne pensate di tutte queste notizie. Si è scatenato nelle scorse ore anche un sondaggio nella nostra community sulla necessità o meno di fare un colpo nel mercato di gennaio. Aspetto i vostri commenti qui sotto. Serve un colpo all'Inter oppure no? Eventualmente dove lo fareste? Su Frattesi poi ci sono altre notizie anche sul Napoli interessato, ma ne riparleremo nella diretta delle 19:30, quindi vi aspetto live e ne parliamo chiaramente nel club di Passione Inter. Su www.passioneinter.club trovate il link in descrizione per entrare a far parte della nostra grande community, e vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.